Lettura dal Santo Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù apparve agli 11 e disse loro: andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e se verranno qualche veleno non recherà loro danno. Imporranno le mani ai malati e queste guariranno. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che l'accompagnavano. Parola del Signore. L'Evangelista San Marco o Giovanni Marco apparteneva a una famiglia ellenizzata di Gerusalemme che mise a disposizione dei primi cristiani la propria casa e accompagnò Paolo ad Antiochia insieme a Barnaba nel suo primo viaggio missionario. Seguì poi Pietro a Roma e mise a disposizione del principe degli apostoli durante la sua prigionia, interpretandone poi fedelmente la figura nel Vangelo. San Pietro, da parte sua, chiamava familiarmente Marco figlio mio. Infine si rimette a disposizione di San Paolo durante i suoi giorni di carcerazione. San Marco è l'Evangelista che mette in risalto Gesù come un Messia umiliato, versato e tradito. Questo servo sofferente e crocifisso ci conduce alla professione di fede del centurione. Veramente costui era figlio di Dio. Marco evangelizzò e fondò la Chiesa ad Alessandria, fondandovi la sua famosa scuola cristiana. Morì martire circa il 25 aprile 68 ad Alessandria e le sue reliquie si trovano nel famoso Duomo di Venezia. Chi crede e battezza sarà salvato. Il testo è la conclusione del Vangelo di San Marco. Gesù appare agli 11 che in precedenza hanno ignorato le testimonianze di Maria di Magdala e degli altri discepoli che lo avevano già visto risorto. Dopo aver recriminato la loro mancanza di fede, li manda a predicare. Chi crede e battezza sarà salvato. La missione implica la grazia e il consenso personale, tutte e due. L'incontro con Cristo coinvolge tutta la vita del discepolo e si manifesta in segni concreti di amore, in autentici miracoli che mostrano la grazia che lo alimenta. Questo è il senso profondo della Pasqua. Cristo è vivo, con loro e in loro grazie alla grazia che si farà tangibile in modo straordinario nell'evento di Pentecoste. Pertanto, la risurrezione non è solo di Cristo, ma anche nostra. È una fede che chiama alla speranza, a un senso nuovo e radicale nella vita degli uomini. Ma insieme all'evento la Pasqua implica la missione. Ogni cristiano, in quanto uno, è un apostolo che predica la vita nella sua vita. La luce pasquale che emerge in un mondo scuro senza significati degni di nota. Per la fede la vita sarà diversa, per la fede la speranza resistirà, per la fede resistiremo all'ingrato, al vuoto, all'assurdo, per la fede abbatteremo i giganti, riporteremo in vita i morti, per la fede scacceremo la solitudine e la paura. Per la fede apriremo la porta allo straniero, per la fede busceremo
le navi per entrare nella nuova terra dove tu ci attendi. Il giusto vivrà per la fede. Carissimi fratelli e sorelle, il Signore vi benedica e vi dia la pace.